questo backstage fotografico torniamo a scattare con una lente fotografica che ritengo decisamente molto performante, con attacco RF di Yongnuo 85 mm f1.8 che è riapparso nello store online. Utilizziamo un flash di Neewer da 200 watt molto simile alla D200 di Godos, e sempre di Neewer un softbox da 65 cm di veloce installazione. Setup portatile, potente e soprattutto, ragazzi, economico. Link in descrizione per tutto quello che vedete ovviamente nel video che vi porto oggi. Un consiglio che ti voglio suggerire quando vai a utilizzare questo flash Q3 è di prestare molta attenzione quando vai a utilizzare dei modificatori. Allora, innanzitutto, a differenza della D200 che ha la testa intercambiabile, quindi potresti utilizzare anche la testa bulbo, anche la testa tonda, qui hai solamente, tra virgolette, la testa Fresnel. Una testa Fresnel praticamente è la classica testa che trovi nel flash Cobra Speedlight, che ha la possibilità tra l'altro di modificare anche l'apertura della parabola. Si parte da 24, può arrivare anche a 200 mm, di solito è 24-105. Qui abbiamo solamente 35 mm, quindi comincia già a essere un po' più stretta, quindi non andrai mai a riempire completamente un modificatore. Diciamo che se vai a utilizzare questo modificatore da 65 cm ce la facciamo, però quando cominciamo a salire le cose cominciano a complicarsi. Quindi il consiglio che ti do è di restare su un target ovviamente ristretto, che potrebbe essere tra i 40 fino al 90, ok? Io personalmente utilizzo sempre questa dimensione da 65 cm, poi se devo utilizzare questo flash e avere un modificatore più grande vado a utilizzare un'ombrella riflettente, e ho utilizzato anche ombrelle riflettenti con diametro decisamente molto grande, da 150 cm, ok? Però quello che ti consiglio è di prestare molta attenzione quando vai a inserire proprio il Q3 all'interno del modificatore. In questo caso abbiamo anche il vantaggio che abbiamo un bracket incorporato, quindi proprio a differenza di portare con sé l'S2, che tra l'altro è anche bello pesantuccio, qui hai già tutto incorporato in questo modificatore. Vai a aprire il morsetto, molti di istinto vanno a inserirlo completamente e quindi entri praticamente di 10-12 cm, ed è una cosa, non dico sbagliatissima, però ovviamente il consiglio che ti do è di inserirlo esattamente quando vedi che la testa comincia a sporgere all'interno del modificatore, e poi vai a stringere, ok? Tanto non c'è nessun problema che possa scappare. Questo ovviamente è quello che mi sento di consigliarti. Poi l'altra cosa che io personalmente faccio quando utilizzo soprattutto questo flash con questa testa, dal momento che a differenza proprio del classico bulbo che va a avvolgere completamente tutto l'interno del modificatore, vado a utilizzare sempre entrambi i diffusori che hai già in dotazione, ok? C'è anche la griglia. Questo diffusore interno lo vado sempre ad applicare, e applico anche ovviamente quello esterno, ok? Proprio perché a me piace molto di più la luce morbida. A questo punto, ragazzi, ho utilizzato il 135, obiettivo che porto sempre con me quando vado ad utilizzare le fotocamere di Canon, obiettivo che secondo me anche nel 2023 è un obiettivo attuale per l'immagine che ti restituisce. Sappiamo benissimo che esiste la versione RF, ma sappiamo anche che il prezzo è decisamente elevato. Comunque prima o poi un pensierino lo faremo anche a questo RF. Colgo l'occasione innanzitutto per salutare la modella Bianca,
modella proprio che stiamo fotografando in questo backstage e che rivedremo molto presto in nuovi progetti. Quindi colgo anche l'occasione per invitarti, se non l'hai ancora fatto, a iscriverti al mio canale. Per concludere ragazzi, volevo aggiungere alcune cose che devi prendere in considerazione, alcune sono decisamente molto importanti, perché allora a suo tempo io avevo fatto una recensione che poi non è così lontana perché risale proprio ad aprile, ok, del Q3. Io avevo già acquistato questo flash anni prima, la prima versione, che trovi ancora nel mercato, quindi lasciala perdere, anche se la trovi ovviamente a prezzi decisamente assurdi perché è praticamente regalato, ma avrai problemi di surriscaldamento. Quindi quando vai ad acquistare questo flash assicurati che sia la seconda versione, deve essere specificato. Il consiglio che ti do è di passare direttamente dallo store di Newer, ok? Spediscono da magazzini europei, hai tutte le garanzie, questo te lo posso garantire, non è un video sponsorizzato tra virgolette. Quindi detto questo, Q3 è un flash che ti vado a consigliare soprattutto per coloro che non hanno altri flash di altre aziende, così potete farvi un setup di tutto rispetto, perché adesso c'è il Q3, è uscito anche il Q4 da 400 watt, prestazioni molto vicine alla D400, la potenza ce l'abbiamo tutta e quindi puoi crearti un setup di tutto rispetto. Poi c'è anche il Z1 che è praticamente la fotocopia del V1. Ti ho portato tutti i test nel canale. Attenzione, non sono prodotti rimarchiati, è proprio una line-up di Newer, ok? Quindi hai un setup che ti permette di avere più luci, anche ovviamente se devi utilizzarli in mobilità, di tutto rispetto, e credimi che già rispetto a Godos, che è un'azienda economica, vai a risparmiare tantissimi soldini. Comunque se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti, io ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video. Grazie per l'ascolto e alla prossima.